Ciao raga, qui Polaga Justice, benvenuti in questo nuovo video. La decklist la sto mostrando soltanto adesso dopo averla testata e perfezionata. La skill che vado ad utilizzare è quella del bozzo dell'ultra evoluzione, che in questo caso mi permetterà di evocare dal deck corazzato o nel peggiore dei casi parassita. Utilizzo tripla bestia mascherata perché è il re del deck, ha un ottimo attacco e abbatte tutti i mostri attualmente utilizzati nel metagame, tranne Falena, Joker e Dragocchi blu finale. Inoltre con 1800 in difesa resiste anche a Zoma e a Breaker dopo che ha utilizzato l'effetto. Utilizzo 3 corazzati perché possiamo evocarli di skill card e anche di Paranoid, beneficiando appunto il suo effetto dal cimitero, e sono i sacrifici perfetti per la bestia mascherata, dato che comunque sono mostri normali e quindi in questo caso preferiti alla Falena. Inoltre corazzato è un mostro funzionale alla strategia del deck, quindi peccato però per la difesa molto bassa. Triplo Breaker perché ci permette di distruggere una magia trappola e dopo eseguire le nostre combo. Triplo Paranoid perché è il motore del deck e ci permette di utilizzare il primo effetto della skill card. 3 Curibosfera perché sono le uniche difese che gioco per proteggermi dagli OTK e all'occorrenza posso pure rimuoverlo di fascino o eventualmente dal cimitero per evocare la bestia mascherata quando utilizzo il suo rituale. Poi la ratio di un Senju e di un uccello sonico è perché mi permette di aggiungere all'occorrenza o un mostro o una carta magia rituale dal deck alla mano, e giocarne di più a parer mio appesantisce il deck in questo caso. 2 raggio notturno perché mi permette di OTKare a costo 0 tra virgolette rispetto ciclone cosmico. Invece utilizzo un solo ciclone cosmico perché lo reputo più utile in mirror match e anche contro Union. Inoltre è anche utile per eliminare Zoma. Doppia arte avanzata perché mi permette di evocare Beast e di mandare corazzato al cimitero, ed in questo caso posso utilizzare anche il secondo effetto della skill appunto per poter riciclare i mostri e anche per sostanzialmente pescare una carta. Quindi inoltre evoco Beast sostanzialmente a costo 0, quindi senza offrire come tributo nessun mostro. Utilizzo invece una maledizione della bestia mascherata perché a volte può capitare di non avere corazzato da mandare al cimitero, o semplicemente perché in certe occasioni mi risulta essere più utile rispetto ad arte. Non utilizzo preparazione dei riti perché arte avanzata sostanzialmente non è una carta specifica per la bestia mascherata. Quindi in questo caso come esercino preferisco uccello sonico perché è anche un mostro. Infine utilizzo solo un fascino perché mi permette di rimuovere carte inutili in un dato momento, e ho provato a giocare anche 2-3 copie di fascino, però mi sono trovato male. Inoltre spesso è una carta che sacrifico per inserire carte del side deck. Appunto, parlando del side deck, ho ben 5 carte contro Union, e contro Falena sostanzialmente ho doppio ciclone e a volte anche inserisco Babbartigli perché è sempre un out a Falena stessa, e inoltre sono sempre carte i cicloni e Babbartigli che posso utilizzare contro deck che stallano. Invece contro Inner
Utilizzo semplicemente solo BobRT perché mi permette di liberarmi dei mostri set. In questo caso parlo dell'inner che utilizza appunto apprendisti e hold. Sostanzialmente comunque una side abbastanza versatile che comunque mi permette di effettuare piccole modifiche tra un game e l'altro. Bene ragazzi, è tutto per questo video. E per quanto riguarda la spiegazione delle scelte delle carte che ho utilizzato nella mia decklist, se il video vi è piaciuto mettete like e condividetelo. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!